Il bello dei Colli Euganei è che a volte, facendo anche pochi chilometri, si cambia completamente di paesaggio. Questa mattina il mio giro parte da qui, dal portale di Diana di Villa Barbarigo a Val San Zibio, alla scoperta di quelle che erano le paludi di questo territorio. Questo è un percorso quasi interamente su pista ciclabile che da Val San Zibio, attraverso ciò che rimane delle antiche aree paludose, ci porterà a Galzignano Terme. Siamo nel parco regionale dei Colli Euganei, alle pendici del Monte Rua e del Monte Gallo, proprio dove i colli si fondono con la pianura padana. Fino alla metà del XVI secolo queste terre erano completamente sommerse da paludi che vennero bonificate grazie al contributo di importanti famiglie veneziane che avevano qui le loro residenze estive o per i periodi della caccia. Al di là di questa recinzione c'è il Golf Club di Galzignano, un parco naturale di 350.000 metri quadri. Grazie alla sua particolare posizione e alla vicinanza con città d'arte come Venezia, Padova, Vicenza, Verona, richiama numerosi amanti di questo sport da tutto il mondo. Una curiosità: le acque dei giochi d'acqua e cascate del giardino monumentale di Villa Barbarigo defluiscono fino a qui e alimentano anche i laghetti all'interno del parco del Golf Club. Galzignano, Montegrotto, Abano Terme sono località conosciute fin dall'antichità per le proprietà curative delle loro acque, che anche qui sgorgano in superficie ad una temperatura di circa 80 gradi. E questo è l'ambiente ideale per numerose specie di uccelli, un'oasi naturalistica incredibile che diventa una tappa vitale anche per molti uccelli migratori. Qui infatti possono rifocillarsi e accumulare grasso prima di riprendere il loro lungo viaggio. Questo è il regno degli aironi, anche cenerini, ma anche della garzetta e delle gallinelle d'acqua. Il calore naturale delle acque viene sfruttato anche per la floricoltura in serra e vivaismo, in particolare per la produzione di ciclamini ma anche di orchidee. I colori delle foglie d'autunno, le prime foschie, le prime nebbie rendono un incanto tutto questo paesaggio. E grazie alla bicicletta possiamo raggiungere uno dei punti panoramici più esclusivi, dove terra, acqua e cielo creano un incanto. Ripreso il sentiero che costeggia i bacini d'acqua, proseguiamo verso il centro di Galzignano Terme, perché per approfondire meglio la storia, la natura di questo territorio, io vi suggerisco di visitare il Museo dei Colli Euganei. Ciao Giulia! Ciao Ivan, benvenuti al Museo dei Colli Euganei di Galzignano Terme.
Un museo questo, Giulia, che è in piena fase di rilancio. Sì, certo, con l'assessorato alla cultura del comune di Galzignano lo stiamo completamente ripensando e quindi alcune delle cose che vedrete oggi rimarranno, altre invece piano piano andranno a cambiare nel tempo. Ma di sopra c'è Osvaldo Orlando che ci aspetta. Osvaldo è una persona che studia il territorio di Galzignano da circa 30 anni e che in questi 30 anni si è dedicato, grazie anche all'aiuto di professori dell'Università di Padova ed esperti del territorio, a studiare questo territorio e a riscoprirne le sue storie. Ciao Osvaldo! Ciao Ivan, eccoci nelle sale dedicate al Museo dei Colli Euganei. Un museo che è sorto quando, Osvaldo? È sorto nel 1927 lo stabile, che è stato recuperato e dal 2009 trasformato in museo, in 2 sale accoglie dei reperti offerti dalla cittadinanza di Galzignano. La sala archeologica, che raccoglie alcune ceramiche trovate in una villa in Pianzio, che qui possiamo vedere dal 400 al 600, Villa Benacchio, offerta dalla famiglia Benacchio, che acquista la villa nel 1908. Nel restaurare la cucina vecchia, viene così chiamata, trova queste ceramiche che ha fatto poi completamente restaurare e raccontano del Pianzio, dove probabilmente in quella villa nel 500 il proprietario era un doge di Venezia, un certo Giovanni Corner. Come conferma che potrebbe essere proprio il doge è che viene nominato doge nel 1625 e nel 26 vende la villa ad altri veneziani che subentrano ai beni Corner e sono i Siboldi. Questa è la sala archeologica. Ora ci spostiamo e andiamo a vedere l'altra sala dedicata alla sala naturalistica. Come hai visto, il nostro territorio è ricco anche di fauna. E come possiamo osservare nella sala dedicata alla maggior parte ai volatili del nostro territorio, possiamo osservare soprattutto quelli della zona paludiva. In quest'altra zona espositiva abbiamo piccoli rapaci e medio rapaci, soprattutto sulle zone coltivate e sulle zone boschive dei nostri colli. Nelle zone rocciose, sulle cave, abbiamo altre qualità come per esempio la poiana, che qui è diffusa ed è frequente nei nostri ambienti. I volatili esposti sono stati offerti da una famiglia di Valsanzibio, la famiglia Biasiolo. Iva, adesso andiamo a vedere l'altra sala dove ci sono i rapaci notturni. Possiamo vedere un bel esemplare di civetta. E questo tra i più diffusi, il gufo comune. E qui abbiamo un piccolo assiolo che vive sulle rocce e sui cespugli. E finiamo con un bel esemplare di allocco. Quello che vedete è solo una piccola parte di quello che è esposto nel Museo dei Colli Euganei. Stiamo anche lavorando ad una nuova sezione dedicata alla cristianità, importantissima per la comunità e per coloro che avranno piacere di visitare i Colli Euganei e il nostro museo. Benissimo, allora ci vediamo presto. Ok, ciao Ivan. Ciao, Grazie. Ciao, Ivan. Ciao Giulia, ciao Osvaldo, ciao. I Colli Euganei sono un paradiso per chi ama girare in bicicletta, in e-bike o in mountain bike, e molti hotel delle terme offrono nei loro pacchetti escursioni in bicicletta per conoscere queste magnifiche realtà, e nascono anche nuovi servizi come il noleggio e non solo. Ciao Cristian! Ciao Ivan, benvenuto al Bike Wash. Cristian, spiegaci un attimino cos'è questa bella novità qui del Bike Wash. Allora, il Bike Wash è un punto dedicato per i bikers per inizialmente lavare la bici dopo le passeggiate sui colli, e anche abbiamo il punto di ricarica per le bici elettriche, un distributore con bevande, quello che può essere la piccola manutenzione della bici, e anche un compressore per gonfiare la bici e soffiarla, pulirla dopo il lavaggio. Quindi Cristian, questo è diventato un po' un punto di ritrovo per i bikers prima e dopo i loro giri. Sì, diciamo che anche con la fortuna dell'ampio parcheggio che abbiamo, i bikers si ritrovano qui proprio per partire con il giro che fanno al fine settimana soprattutto. È come un lavaggio normale, inseriamo la moneta, cambiamo il gettone e poi andiamo direttamente al punto lavaggio. Prima il primo programma, che è lo shampoo,
e poi con il secondo programma che è il risciacquo per lavare soprattutto il fango dal giro in bici. Cristian, sono contenti i bikers di questa vostra soluzione? Sì, è una bella soluzione soprattutto per non dover caricare la bici tutta sporca di fango in macchina e arrivano a casa che è già a posto e pronta per il prossimo utilizzo e di conseguenza fanno felici anche le mogli. Bene, ed eccomi arrivato al punto di partenza, il portale di Diana di Villa Barbarigo, da dove ero partito questa mattina, in questo semplice giro di circa 14 km qui nel Parco dei Colli Euganei. Ciao Ivan, guarda che mi sono iscritto al tuo canale. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Bene, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e, come ha fatto lui, se volete iscrivetevi al mio canale.